In montagna si scia, si cammina, si gioca con la neve. In biblioteca si legge, si parla a bassa voce e si studia. Allo stadio si tifa, si canta, si urla. In italiano usiamo questa struttura, il si impersonale, quando non vogliamo parlare di un soggetto preciso, ma di un'azione generale che tutti fanno, non un soggetto specifico. Non usiamo i soggetti io, tu, lui, lei, noi, voi e loro, perché parliamo di un'azione comune a tante persone, non solo a una precisa. Guardiamo ancora la frase della montagna, con un soggetto preciso questa volta, come Marco. In montagna Marco scia, cammina e gioca con la neve. Usiamo adesso un altro soggetto, più generale ma comunque specifico, un soggetto ben determinato come le persone. In montagna le persone sciano, camminano e giocano con la neve. Ma se non vogliamo usare un soggetto come Marco o come le persone e vogliamo parlare in generale, una cosa che tutti fanno, usiamo questo sì impersonale. In montagna si scia, si cammina e si gioca con la neve. In biblioteca gli studenti leggono, studiano e parlano a bassa voce. Abbiamo un soggetto preciso in questa frase, gli studenti. Ma se vogliamo parlare in generale di qualcosa che tutti fanno, possiamo usare questo sì impersonale. In biblioteca si legge, si parla a bassa voce e si studia. Significa che tutti lo fanno, non una persona o un gruppo specifico. Allo stadio, chi di solito urla, canta e tifa? I tifosi. Quindi con una frase, con un soggetto preciso, potremmo dire allo stadio i tifosi tifano, cantano e urlano. Ma se non vogliamo usare un soggetto specifico come i tifosi, usiamo il sì impersonale. Allo stadio si tifa, si urla e si canta. Avete capito come funziona questo sì impersonale? Non abbiamo un soggetto, non abbiamo io, tu, lui, lei, noi, voi e loro, ma non abbiamo neanche tutti, le persone. No, non c'è un soggetto. Dopo abbiamo questo sì, che non è un sì riflessivo, si chiama sì impersonale. E dopo il verbo è sempre alla terza persona singolare, sempre. Se ti sta piacendo questo video, ricordati di iscriverti al canale, grazie. Attenzione alle frasi con nomi e aggettivi impersonali. Se si è stanchi, non si deve guidare. Quando si diventa grandi, si è meno spensierati. Attenzione alle frasi generali comuni a tante persone che hanno il verbo essere o diventare e dopo un aggettivo, perché la struttura è molto particolare. Avremo quindi il pronome si,
Il verbo essere o diventare alla terza persona singolare, ma l'aggettivo è plurale e maschile. Questa è una delle regole di grammatica italiane più strane. Potremmo usare anche un aggettivo o un nome femminile plurale se siamo sicuri che la frase sia destinata a un pubblico esclusivamente femminile, a un soggetto femminile. Quindi potremmo dire: se si è amiche si parla di tutto, ma io sto parlando solo di amiche femmine. Se si è amiche, si parla di tutto. Regola con i verbi riflessivi. In Italia ci si sposa sempre meno e ci si separa di più. Se abbiamo un verbo riflessivo e vogliamo fare una frase impersonale, dobbiamo fare molta attenzione. Prendiamo per esempio questi due verbi, sposarsi e separarsi, e provate a coniugare questi verbi alla terza persona singolare del presente indicativo. Che cosa abbiamo? Abbiamo si sposa e si separa. Quindi abbiamo già un sì riflessivo. Per motivi fonetici non possiamo aggiungere un altro sì impersonale prima, perché avremmo si sposa e si separa. Non funziona. Quindi questo primo sì impersonale diventa ci. Ci si sposa e ci si separa. E il verbo è sempre alla terza persona singolare. Verbo svegliarsi. In vacanza ci si sveglia più tardi. Alla terza persona singolare avremmo si sveglia, ma non possiamo aggiungere prima un altro si sveglia, così trasformiamo il primo si in ci. In vacanza ci si sveglia più tardi. Significa ancora che tutti in generale si svegliano più tardi in vacanza. È un'azione, un'attività comune a tante persone e non a un soggetto preciso. Mascherarsi. A Carnevale e ad Halloween ci si maschera. Ci si maschera. Significa che tutti, in generale, in queste due occasioni, ci mascheriamo. Quindi ci si maschera o ci si traveste. Tutti si mascherano, tutti si travestono. Ora facciamo un quiz tutti insieme. Vi farò vedere una frase e voi dovete completarla con il verbo impersonale corretto. Potete mettere in pausa il video per pensare più a lungo. In Italia la domenica stare a tavola a lungo. Si sta. In Italia la domenica si sta a tavola a lungo. In estate andare al mare. In estate si va al mare. A Bolzano vivere molto bene. A Bolzano si vive molto bene. Nel fine settimana riposarsi con la famiglia. Nel fine settimana ci si riposa con la famiglia. Abbiamo un verbo impersonale ma riflessivo, quindi ci si riposa. Quando essere stressati
È meglio fare una pausa. Quando si è stressati, è meglio fare una pausa. Attenzione, anche se abbiamo l'aggettivo plurale e maschile, il verbo è sempre alla terza persona singolare. Si è stressati. Con gli amici, divertirsi molto. Con gli amici ci si diverte molto. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e io spero che sia stato chiarissimo per voi. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale perché mi aiutate moltissimo così con il mio lavoro qui su YouTube e iscrivetevi anche alla newsletter dove vi mando pillole di italiano, grammatica, cultura e vita quotidiana in Italia. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.